3 settimane in Giappone. Sono appena tornato dal Giappone, da Tokyo, ho fatto 3 settimane fantastiche e vi voglio far vedere il mio vlog. Quindi ho vloggato tutto il tempo per farvi vedere il tutto, per portarvi con me in questa avventura. Mi ha cambiato la vita, ho visto un sacco di cose fantastiche e sicuramente in un video non sono riuscito a mettere tutto, quindi saranno 1/3 video. In ogni caso vale la pena guardarli perché sono veramente cose fantastiche. Nel frattempo io commenterò quello che vedrete, così in voice over almeno avete un'idea di quello che sta succedendo. Grazie ragazzi per guardare il video, lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Inizia il vlog. Ed ecco qui ragazzi, inizia il mio vlog in Giappone. È il 19 marzo ed è il giorno della partenza. Sveglia prestissimo per fare la mia routine, quindi yoga, meditazione. Ho cercato anche di andare in palestra il giorno prima, è stato un periodo molto difficile, il periodo precedente alla partenza, proprio perché ho dovuto preparare tutti i contenuti per queste 3 settimane in cui sono stato via, ho dovuto fare tutti gli allenamenti, eccetera, quindi un periodo veramente, veramente tosto, però ne è valsa la pena. Mi sono preparato, ho fatto tutto e sono partito. Ovviamente mi sono preso il mio dolce preferito prima di partire, che sono gli M&M's, e siamo partiti per il primo volo, che è durato circa una decina d'ore con Air China. Air China perché semplicemente era la compagnia che ci conveniva di più al momento, e siamo arrivati al primo stop per fare una breve sosta di 3 ore a Pechino, quindi era anche una scusa per vedere un aeroporto in Cina, ma in realtà non siamo usciti dall'aeroporto, siamo riusciti solo a fare qualcosa così al volo. Ho iniziato il libro di Murakami, tanto per stare in tema, e poi abbiamo preso l'aereo e siamo arrivati finalmente in Giappone, all'aeroporto di Haneda. Siamo fermati subito a un tourist center. Siccome in Giappone hanno questi praticamente servizi turistici in cui non ti chiedono niente, non ti chiedono soldi, ma sono lì proprio per aiutarti. Abbiamo cambiato un po' di soldi e siamo partiti con la metro per arrivare a Shinjuku, che è il primo posto da dove parte tutto. Avevamo infatti l'hotel lì, ho visto subito il, il bagno super futuristico che hanno, e abbiamo messo le cose giù nel nostro hotel, l'Apa Hotel, che era proprio in centro, e siamo partiti a vedere la zona. Shinjuku è bellissima, Shinjuku è una delle zone che mi è piaciuta di più di tutta Tokyo, ma di tutto il Giappone. È un po' la zona notturna, un po' la zona, diciamo, se vogliamo, a luci rosse, ci sono locali, c'è un po' di tutto, ma è talmente piena di vita sia di giorno che di notte che è bellissimo. A me è piaciuto un sacco, e siccome era già in realtà tardo pomeriggio abbiamo fatto in tempo solo a vedere la zona, qualche negozio, e anche siamo stati a vedere la skyline. C'è praticamente un edificio altissimo dove ti fanno salire gratuitamente con un po' di coda e vedi tutto. Poi siamo andati nella famosa stradina dove ci sono tutti i negozietti e i ristorantini piccolini, quella molto instagrammabile, ma ci hanno tutti consigliato di andare a vedere Ichiran, che è il posto più votato praticamente a Tokyo per mangiare il ramen. Abbiamo fatto una coda di mezz'ora e non eravamo pronti al fatto che in Giappone c'è talmente tanta gente che le code si fanno ovunque, e era la nostra prima coda, quindi vabbè, l'abbiamo accettata, ma non sapevamo cosa ci sarebbe arrivato poi in futuro, ed è stato pazzesco. Il ramen buonissimo, e poi abbiamo approfittato per fare un giro alla sera proprio a Shinjuku, un'esperienza bellissima. Ed ecco qui il secondo giorno, andati a letto abbastanza presto e alzati presto perché ci siamo svegliati con un allarme terremoto. Ha fatto più paura l'allarme earthquake del telefono che il terremoto in sé, ma ci siamo alzati presto, yoga, meditazione. Ho cercato di mantenere almeno la routine di yoga e un piccolo allenamento di hatha yoga tutti i giorni per partire con il secondo giorno dell'itinerario, ed è Toyosu, questa zona nella baia, quindi a sud praticamente di Tokyo, e c'era un sole bellissimo, un sole primaverile pazzesco, i fiori di ciliegio ancora non erano sbocciati, però è stato bellissimo. C'era anche da visitare il famoso mercato del pesce, dove c'era anche poi la zona dei ristoranti collegati al mercato del pesce. Noi siamo arrivati in realtà verso tarda mattinata, quindi non siamo riusciti a vederlo, ma solo lo spettacolo, l'estetica dei posti, anche semplicemente lo skyliner, quello per andare lì, i negozi, c'era il Gundam gigante, era tutto bellissimo. Penso che sia stata una delle giornate più belle
di tutto il Giappone, semplicemente questa tranquillità che non ti faceva sembrare di essere a Tokyo, la skyline, il vento, il sole, sembrava veramente di stare in pace. E questa è l'impressione che mi ha dato Tokyo, non solo perché l'Apple Watch continuava a dirmi che il livello di purezza dell'aria era altissimo, perché ovviamente c'è tanto vento, ma anche per il tempo, il rispetto che i giapponesi hanno per lo spazio altrui, il silenzio, che veramente non c'è stress da città. È incredibile, nonostante ci sia tantissima gente. Siamo poi andati verso Ginza nel pomeriggio, che è la zona invece degli acquisti, dove ci sono tutti i negozi, e Marunouchi, quindi Omotesando e tutta quella zona sempre un po' più centrale, dedicata proprio ai negozi, ai marchi di lusso e semplicemente per fare un giro. Concludendo infine a Tokyo centrale, dove c'è la stazione centrale, abbiamo mangiato nella Ramen Street un ramen anche qua buonissimo, e poi ovviamente nei combini siamo fermati per mangiare qualcosa. Per chi non sapesse cosa sono i combini, sono la cosa più bella praticamente del Giappone, questi piccoli convenience store, quindi discount, dove dentro trovi di tutto, e la maggior parte del cibo che abbiamo comprato durante il viaggio, colazione e tutto, lo prendevamo la mattina lì. Trovi onigiri, trovi un po' di tutto, cavolatine, cose da provare, anche pasti caldi che poi ti tieni fino a cena. Sveglia presto, doccia fredda e poi diretti verso Harajuku, una zona molto pittoresca, ma oggi è la giornata dei caffè, quindi prima di andarci abbiamo fatto colazione in questo Cat Café a Shinjuku, perché era un'esperienza che volevamo provare ed è il più votato praticamente della zona. Quindi è un caffè semplicemente dove tu ti rilassi, la gente va lì, paga a tempo e sei circondato da gatti bellissimi, ed è un'area veramente tranquilla, un'esperienza incredibile. Sei lì, c'è gente che gioca ai videogiochi, gente che legge manga, gente che coccola i gatti e basta. Quindi abbiamo finito, siamo andati di nuovo in un combini a prenderci da mangiare e poi a piedi verso la zona successiva, che era Harajuku, ma prima di arrivarci c'era una zona chiamata Yoyogi, esteticamente bellissima, e un tempio da visitare con un parco gigantesco che veramente ti faceva sembrare di essere fuori Tokyo. Mi sembra che si chiamasse Meiji Jingu, e quindi è il primo tempio che abbiamo visto in realtà di tutto il Giappone. Siamo purificati le mani e siamo andati a vedere questa parete di sake e fatto la preghiera, e poi ci siamo diretti verso Harajuku. Invece questa zona, questa via molto particolare, piena di negozietti che vendono cavolatine, qualsiasi tipo di cosa, tra cui altri caffè con gli animali, e ovviamente dovevamo provare il caffè delle otter. Abbiamo visto queste otter e abbiamo detto, le ho sempre viste su Instagram, voglio assolutamente entrarci, e quindi abbiamo fatto una piccola coda, ma siamo entrati in questo otter caffè in cui potevi coccolarti ed erano con queste otter, ed era bellissimo. E tra l'altro ci ha fermati uno youtuber praticamente dicendo che ci avrebbe pagato per fare dei contenuti insieme uno Shiba caffè, e lo Shiba è una delle mie razze preferite. Ho detto vabbè, facciamo il terzo caffè del giorno. Quindi con questo ragazzo che ci ha fatto un video per il suo canale, alla fine ci ha offerto questo Shiba caffè, dove entri e dentro c'è pieno di questi mame Shiba, ovvero degli Shiba piccolini, di questi cagnolini arancioni, e ho fatto amicizia con questo. Si chiamava Botan, c'erano tutti i cani, ovviamente ognuno aveva un proprio nome, e io ho fatto amicizia con questo che si è anche addormentato su di me e non volevo più andarmene. Mi sono affezionato e già mi manca, ed è stato un po' strano, perché in Italia siamo abituati che se la gente ti ferma per chiederti qualcosa, comunque di solito o vuole venderti qualcosa o ti frega. E invece in Giappone no, la gente è iper civile, non ci sono cartacce per terra, è tutto pulito, le cose funzionano perfettamente, tutto in ordine, la gente rispetta le regole, rispetta gli spazi altrui, c'è silenzio in metro, e nessuno ti vuole vendere qualcosa, ma vogliono veramente il benessere della persona. È incredibile, finché non vedi dal vivo questa cosa non ci credi. E poi a piedi ci siamo diretti verso alcuni negozi per arrivare infine a una delle zone più famose di tutta Tokyo, che è Shibuya. Questo che vedete è il Shibuya Crossing, quindi il famoso incrocio più grosso e più popolato del mondo, ed è incredibile vederlo dal vivo, perché non ci si accorge di quanta gente può starci finché non lo si vede, anche perché non è una sola, diciamo, striscia pedonale, ma sono 5-6 in varie direzioni, e quindi è per quello che diventa così incasinato. C'era poi la famosa statua di Echiko, abbiamo fatto qualche foto, qualche negozio, e poi mi sono trovato con Mr. World Japan, il ragazzo che quando sono andato a Mr. World al concorso a Manila ha rappresentato il Giappone,
e insieme a lui e ai suoi amici ci siamo incontrati e abbiamo fatto una bella serata in un izakaya, un ristorante tradizionale chiamato Gonpachi, quindi abbastanza famoso, e poi sempre con loro ci siamo diretti a giocare un po' in un bar notturno a freccette e cose varie, molto bello. Inizia poi il quarto giorno, mi sembra quarto o quinto, ma penso quarto, con Asakusa o come lo chiamano, ed è una zona famosa per questo tempio bellissimo e tutta la zona di mercatini, e c'è la pagoda che mi è piaciuta tantissimo, molto spirituale, solo che c'era tantissima gente, veramente veramente tanta gente, ma ne è valsa la pena. È una delle abbiamo fatto anche tantissime foto, abbiamo provato tutti i cibi tradizionali, tra cui anche siamo finiti in un negozio di mochi e in un piccolo bar in cui c'era solo questo signore che offriva del tè, ed è stato bellissimo proprio perdersi in queste vie negozietti di Tokyo. E poi siamo andati alla Skytree, che era nelle vicinanze, questo l'edificio più alto di Tokyo, solo che serviva la prenotazione. Ci siamo accorti che in Giappone serve la prenotazione per tutto praticamente, e quindi ripasseremo un altro giorno. Siamo fermati quindi all'Ueno Park, il parco grosso come il Central Park praticamente di Tokyo, e anche qua templi vari, bancarelle per la primavera, c'era il lago, molto bello, non erano ancora sbocciati fiori purtroppo. E poi con Kenta, il mio amico del Giappone, ci siamo ritrovati di nuovo per vedere il mercato tradizionale, fare un giro insieme, e poi siamo andati ad Akihabara, la zona invece otaku, quindi quella famosa di Tokyo dove c'è tutto il mondo manga, anime, quello un po' più, tutto quello, diciamo, la nostra infanzia. E tra l'altro una cosa famosa era il Maid Café, sono questi caffè a tema in cui ci sono proprio le ragazze maid, e abbiamo deciso di andarci. Kenta ci ha portati e siamo stati lì. Tra l'altro avevamo appena visto una serie, un anime chiamato Steins Gate, che è bellissima ed è proprio ambientata da Chiabara, quindi sembrava di ritrovarsi in un anime, e i negozi sono bellissimi ed è stato tutto pazzesco. Infine una cena con un mio amico che abita lì a Tokyo, italiano, e con cui condividiamo lo yoga, ci ha portati in questa cena a Ikebukuro. E finisce qui la prima parte del vlog, e settimana prossima probabilmente posterò la seconda parte, quindi state aggiornati, vi farò vedere come prosegue dopo Tokyo. Ci siamo spostati verso Nikko, Kamakura, verso il monte Fuji, e poi Hiroshima, Himeji, Miyajima, e inizia tutta una parte un po' diversa da quello che abbiamo già visto. Quindi grazie ancora e ci vediamo settimana prossima.